Vedo gente che già è partita con le forbici da pota, la sega e la motosega per potare. Un attimo ragazzi, allora semplice questo video, vi do 4 regole, 4 consigli da seguire per fare una potatura come Dio comanda. Parliamo precisamente della potatura di produzione invernale degli alberi da frutto caducifoglie, che vuol dire sono tutti quegli alberi da frutto per cui in inverno le foglie cadono. Sono esclusi chiaramente tutte le piante sempreverde come gli agrumi, l'olivo. Quindi adesso concentriamoci su queste piante qua. Non dobbiamo iniziare a potare quando vediamo le foglie che sono cadute dall'albero. Ad esempio, siamo al 15 novembre, sulla pianta del fico molte foglie sono cadute, ma se andiamo qua dietro sulle drupacee, eccole qua, vediamo che le foglie ci sono ancora molte appese, però se poi andiamo sul mele e sul pero vedremo delle foglie che oramai non ci sono più sulla pianta. Allora che facciamo? Partiamo, potiamo prima il pero perché tanto le foglie non ci sono più, poi passiamo al fico e poi al ciliegio? Assolutamente no, ci sono dei momenti, quindi dei periodi ben precisi per potare gli alberi da frutto. Questa è la prima regola sacrosanta. In ordine di logica, e poi vediamo quali sono le eccezioni, una pianta da frutto caducifoglie va potata sempre dopo i rigori invernali, quindi il freddo dell'inverno, e prima della ripresa vegetativa. Ora, un conto se siamo al sud e un conto se siamo al nord. Qui nel Lazio, ad esempio, io aspetto che passano i giorni cosiddetti della merla per potare, quindi quando sono al 10-15 marzo inizio a fare la mia potatura sulle piante, in modo che so che comunque il freddo oramai è passato, qualche sfreddolata può addirittura ancora arrivare, ma difficilmente le temperature saranno sotto lo zero e comunque la pianta ancora deve riprendere l'attività vegetativa. Perché dopo il freddo? Perché se io poto con il freddo, se arriva una sfreddata, una gelata, potrebbe in quel taglio la linfa essere lì vicino al taglio, spaccarsi il legno e creare quindi un danno, possono penetrare patologie fungine, la carie e così via. Sempre prima della ripresa vegetativa, in modo che io quando vado a tagliare l'albero nella potatura di produzione non vado a tagliare tutta quella parte di pianta che oramai iniziava a germogliare, quindi una perdita di energia e di linfa. Ci sono piante però come il ciliegio e il mandorlo che vanno potate subito dopo la raccolta. Il ciliegio, mangio le ciliegie a giugno, a luglio, dopo la raccolta lo poto, sarà agosto, vabbè fa caldo e non vi posso far nulla, una goccetta di sudore, forbice e sega, tanto la potatura del ciliegio è sempre leggera, è sempre soft, 4 tagli di ritorno e abbiamo sistemato la situazione. Perché dopo la raccolta? Perché quando fa caldo? Perché in questo modo, su quel taglio fatto ad agosto, per l'ora che arriva il freddo invernale, l'acqua, le piogge, lui si è ben asciugato, si è cicatrizzato e quindi si rimarginerà molto meglio. Il mandorlo anche va potato sempre dopo la raccolta, perché? Perché è una pianta che fiorisce sempre presto, insieme al prugno selvatico. Non riusciremo mai a capire se è finito l'inverno e prima della ripresa vegetativa, perché lui fiorisce molto presto, quando è magari gennaio-febbraio già fiorisce e lì non sappiamo più cosa fare, quindi quando raccogliamo il mandorlo andiamo là con le nostre forbici, un po' di tagli di ritorno e abbiamo sistemato anche questa pianta da frutto. Quindi il primo consiglio, rispettare il periodo di potatura esatto della pianta, lo abbiamo ben capito. Il secondo consiglio, la seconda regola che vi do è utilizzare sempre forbici ben affilate che non fanno le sfrangiature e disinfettate. Che vuol dire disinfettate? Che quando io vado a lavorare una pianta, a potarla, soprattutto se mi rendo conto che questa pianta ha qualche malattia, ha la carie, ha il cancro, prima di andare a potare l'altra pianta, e quindi potrei portare all'altra pianta questa malattia, io disinfetto le forbici, la sega o la motosega. È semplicissimo farlo ragazzi, non avete scusanti. Basta davvero un flaconcino, uno spruzzino con dell'alcol etilico 70 gradi, spruzzate, aspettate un minuto che evapora e la vostra forbice, tra virgolette come si dice, è disinfettata. La terza regola, i tagli. Pochissimi ragazzi in natura
nessuno pota. E la pianta, se non la potiamo, lei farà sempre i frutti, li fa magari sull'esterno, scomodi per noi da raccogliere, e allora siamo noi che stiamo facendo dei tagli, delle ferite alle piante per un comodo nostro. Quindi mettetevi lì davanti alla vostra pianta, la osservate con amore, con tranquillità, prima di fare un taglio pensateci bene. Il taglio maestro è sempre il taglio di ritorno, che vuol dire che io mi prendo un ramo, lo seguirò e vado a fare un taglio su una derivazione laterale di un ramo che è un terzo del diametro del ramo principale. Nessuno vi sta chiacchierando se questo ramo laterale è la metà del ramo principale o un quarto. L'importante è che quando io ho sportato un ramo ho un taglio vicino al ramo laterale e quindi questo è il taglio di ritorno. In questo modo non c'è nessun problema. Un taglio, ho eliminato tutta la porzione del ramo. Chiaramente se io poi dopo un istante mi accorgo che il ramo ancora è troppo lungo, non c'è nessun problema. Corro indietro, andrò su un altro punto laterale, di un ramo laterale, e vado a fare il taglio successivo. Vedete? Ho accorciato il ramo. Il taglio è sempre uno. Non vado a fare piccoli taglietti in questo modo qua. Assolutamente no. Tagli di ritorno, mi raccomando. I tagli di ritorno quindi sono la regola principale per la potatura di una pianta sul suo restringimento della chioma, sia delle cime che dei rami laterali. Quarta regola, quarto consiglio: se avete seguito tutte queste regole, avete potato la vostra pianta dopo l'inverno ma prima della ripresa vegetativa. Subito dopo la potatura, a pianta asciutta, fate un bel trattamento a base di rami. Il rame, ragazzi, è un ottimo antifungino a largo spettro. Ad esempio, molto buono è un prodotto che è un mix tra rame e zolfo. Vi sto mettendo qui in alto il link della scheda in descrizione. Fate un bel trattamento e avrete protetto la vostra pianta, perché tutte queste piccole ferite anche che abbiamo fatto devono essere protette. Mi raccomando, sui tagli più grandi di 2 o 3 centimetri, quando siete un po' più in là con la stagione, quindi quando è magari giugno, che il taglio si è completamente asciugato, potete tranquillamente spennellare sopra il taglio il mastice cicatrizzante. C'è chi lo ritiene idoneo, c'è chi dice che addirittura fa peggio, poi vi spiegherò perché è consigliato farlo. Voi fatelo, datevi retta a PG. Ragazzi, un abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video, vi saluto qui. Ciao ragazzi!